Ho preso a noleggio una IMTB di Decathlon. Ho fatto un errore. Sì, ve la faccio vedere così, tutta bella infangata, perché comunque ci ho fatto veramente di tutto. Perché alla fine è una IMTB, è una hardtail, è il livello tra virgolette professional per quanto può offrire Decathlon. Ha un'escursione anteriore di 130 mm, ha una batteria da 630 watt, ha un motore Brose da 70 Nm, molto silenzioso, e comunque è una bicicletta che mi ha dato l'opportunità di sfruttare un bel weekend facendo davvero di tutto. Sì, i 70 Nm forse non sprigionano tutta quella potenza a cui io sono abituato, però comunque ti consente di salire senza problema. Rapportatura del cambio che monta al posteriore una cassetta da 10 rapporti, sì, quindi scordatevi il classico 12, però abbiamo un 1148 mi sembra, che sì, mi ha consentito di andare su in tutte le salite che io ho affrontato durante questi giorni di noleggio. Vi volevo dire, un noleggio che comunque per quanto riguarda il consumatore secondo me è molto favorevole, nel senso che Decathlon ti avvicina al mondo della IMTB professionale, perché abbiamo anche la versione full che non ho preso perché purtroppo non era a disposizione come dimensione, però vi avvicina non spendendo un'esagerazione e con una formula che vi consente di andare a ritirare già il mezzo il pomeriggio precedente al giorno che volete noleggiare appunto la bicicletta e riportarla al mattino del giorno successivo alla fine del noleggio. Quindi in teoria vi si aggiunge un giorno in più e soprattutto ad un prezzo molto competitivo. Non ha niente a che fare rispetto ad andare a noleggiare una bicicletta di quelle che noi conosciamo per fare gli IMTB, però se volete passare appunto un po' di tempo con una bicicletta che vi porta dappertutto, o magari anche per vostra moglie, beh, io vi consiglio di andarla a provare, prendere a noleggio con appunto questa formula. Secondo me è la scelta opportuna. Ma qual è la cosa veramente bella e perché ho scelto di prendere questa IMTB? Beh, ho deciso di comunque portare sul canale quello che io penso sull'hardtail IMTB, perché molti di voi comunque quando consigliano una bicicletta sono solo ed esclusivamente per la full. Io ripeto, sì, la full ha un genere di comfort, ha un genere di diciamo utilizzo che sicuramente è più ampio, però c'è un'altra cifra, cioè che magari trovate solo biciclette che costano dai 4.000 in su, se volete dei componenti un po', perché chiaramente se poi andate su una bicicletta che ha dei componenti magari un po' più scadenti, sì, avete una full, però comunque si comporta male, e quindi quei componenti che sono carenti dovete cambiarli. Quindi secondo me, insomma, l'hardtail per molti di quelli che si approcciano a questo mondo è ideale. Beh, allora vi dico subito, lei ha un prezzo di partenza che a mio avviso, per quello che è troppo elevato. Secondo me Decathlon, offrendo una bicicletta del genere a una cifra così, che potete andare a vedere nel catalogo, perde di competitività. Però se volete affrontare appunto un noleggio, ecco, secondo me non ha competitor in questo. Quindi lei l'ho presa perché volevo appunto affrontare un weekend dove fare un po' di tutto era il mio pronostico, infatti è così, è stato così, e lei ha affrontato tutto alla grande. L'unica pecca di questa bicicletta è lei, a mio avviso proprio quello dove si sente di più i problemi sono su quella forcella davanti da 32, sì, gli abbiamo fatto il SAG,
sì, però non offre quelle sensazioni di sicurezza che dovrebbe offrire. È molto, tra virgolette, ballerina, quindi se dovessi cambiare qualcosa in questa bicicletta qua, sicuramente quella forcella anteriore. Il resto ha fatto il suo lavoro. Motore Brose silenziosissimo, la rapportatura comunque, anche se sono 10 rapporti, con il supporto del motore che ha 4 supporti, quindi 1, 2, 3, 4, non c'è turbo, non c'è tour eco, qui c'è solo 1, 2, 3, 4, non c'è nessuno, cioè c'è un'applicazione, ma dall'applicazione non potete cambiare nessuna parametrizzazione del motore, quindi rimane tutto da casa madre. E la cosa bella è che c'è già anche il reggiseno telescopico, quindi se te devi affrontare delle discese è già montato, non hai problemi di andarlo a cercare. È un Rock Rider appunto di Decathlon, fa il suo egregio dovere. Sì, diciamo non è proprio professionale, perché insomma un po' di gioco ce l'abbiamo, forse un po' troppo, però intanto è già montato e fa il suo dovere. Gomme da 29-29, sono già tubeless ready, sono di 2,4 di dimensione, non di 2,6, secondo me molto maneggevole come bicicletta. Peso, essendo comunque in alluminio, intorno ai 24 kg, però comunque agile, ok? Non è di quelle che senti davvero il peso a ogni suo movimento. I freni a due dischi da 180 mm, chiaro, non è il massimo, però ho detto, non deve fare nessuna gara, non deve portarvi a spingervi in discesa a tutta velocità, cioè deve fare il suo lavoro. Lo fa anche con quei freni lì. Vi ho detto, l'unico pecca di questa bici è quella forca lì davanti, secondo me, che potevano magari fare. La sceda dei 130 mm secondo me è ottima, però è scarsa, un po' scarsa come forcella, non mi ci sono trovato molto bene. Altra cosa che secondo me è intelligente è questo monitorino che si controlla solo da qui, quindi è separato, le modalità le cambiate da qui sopra, vedete, 1, 2, 3 e 4, quindi questo fa solamente questo lavoro qui di cambiare appunto i vostri supporti, mentre qui vedete i chilometri, quanto spingete, vedete il wattaggio che producete, anche quanto vi supporta il motore, i chilometri che avete ancora, che potete compiere. Qui naturalmente il livello della batteria, e anche ci sono anche gli RPM addirittura, quindi cioè, vi offre veramente tanto come informazioni. Poi chiaro, ci poteva integrare in un'altra maniera, occorre davvero quel display. Beh, queste sono scelte personali, però nel complesso un cockpit che non è male, è un po' tra virgolette retro. Chiaramente ho i pedali di plastica che insomma mi fanno un po' perdere di grip, non è che mi sia trovato benissimo, ma quello che se comprate una bicicletta o comunque se noleggiate lo mettete in conto. Vi ho detto, gli ho fatto un po' il bagno in alcune pozzangherine. Importante, la batteria è estraibile, qui c'è il punto di ricarica, e poi, se ho letto bene, c'è la possibilità di aggiungergli un range extender fornito da Decathlon di 370 watt, quindi avete poi una bici che è 1000 watt di capienza, e della strada ne potete fare davvero tanta, davvero tanta, sì. Quindi nel complesso, a mio avviso, una buona base per un hardtail. Chiaramente le case più blasonate offrono qualcosa di molto di più a un prezzo un po' più elevato. La comprerei? No, mi dispiace Decathlon, ma non la comprerei. Perché comunque ho da cambiargli la forcella, perché comunque come concezione siamo un po' rimasti indietro negli anni per i suoi componenti, per il tipo di motore, tutto quanto, e quindi mi metterei a guardare sicuramente, se dovessi anche comprare un hardtail delle nuove generazioni, motori più blasonati, motori anche più potenti, chiaramente spendendo forse
perché nei momenti tipo autunno-inverno trovi davvero delle ottime offerte che secondo me vanno ad avvicinarsi molto al suo di prezzo, forse addirittura sono un po' più basse. Chiaro che se la metti in offerta Decathlon ad una cifra molto più congeniale, probabilmente ne venderai molto di più. Questo è solo un consiglio per Decathlon. Però brava davvero, perché formula di noleggio secondo me è davvero ottima. Se devo fare un'altra piccola critica, che però non è proprio rivolta a Decathlon in sé, è rivolta magari al personale di Decathlon. Non siete tutti uguali voi del personale di Decathlon, quindi magari io sono stato sfortunato nel giorno che sono andato a ritirare la bicicletta. Comunque, se voi noleggiate una bicicletta, date questa opportunità a noi consumatori di andare a ritirarla in una maniera molto semplice con l'applicazione, quindi vi potete registrare, la potete appunto richiedere il noleggio, vi fanno vedere se c'è la disponibilità, dove poter andare a ritirare, quindi lì tutto ottimo. Prepagamento di una piccola percentuale, una caparra, pagamento totale al saldo quando andate a ritirare. Però se mi date questa possibilità, e quindi lì il servizio è veramente a mio avviso ottimo, quando mi dovete consegnare la bicicletta mi dovete dare un servizio altrettanto ottimo. E invece vi ho detto, magari ho preso una giornata di un addetto che non era nella sua giornata migliore, però la bicicletta è lì, tu me la prendi, me la appoggi in un angolo, mi fai aspettare perché comunque c'è dell'altra gente e ci sta, poi mi dice la tua bicicletta è lì, vieni con me, con aria anche un po' così, vado a pagare alla cassa senza parlare di niente, finisco di pagare e mi dici quella è la tua bicicletta, la puoi prendere? Allora, innanzitutto mi devi dare il caricabatterie, e invece non era neanche nei pensieri. Poi un minimo di spiegazione di come funziona la bicicletta me la devi dare, perché io ero uno sconosciuto che entrava dentro Decathlon con oltretutto la mia famiglia, prendevo una bicicletta magari per andare a fare un giro con i bambini e non mi dici come si accende il display, non mi spieghi il discorso della forcella, come magari regolarla, perché anzi il sago dovevi farlo magari te col mio peso e invece vabbè me la sono fatta io a casa, la forcella era completamente scarica, quindi era lì che molleggiava ancora di più. Poi monitorino qui, insomma ha tante funzioni, spiegamelo un attimo, il tastino per cambiare modalità, insomma un minimo, magari una controllata la pressione dei pneumatici, magari appunto spiegarmi che c'è il reggiseno telescopico, come funziona, insomma un minimo di informazione al cliente bisogna darlo. Vi ripeto, non vi dico dove l'ho ritirata, non vi dico chi è stato a darmela, perché può darsi che sia una giornata no, però un consiglio per Decathlon, e magari per voi che andate a ritirare delle biciclette a noleggio da Decathlon, magari qui sotto nei commenti mi dite se avete avuto anche voi la stessa sensazione che ho avuto io, che insomma non l'hai comprata, l'hai noleggiata, quindi puoi, prendi, vai. Insomma, secondo me anche in quel caso, perché poi dal noleggio, se hai una buona impressione, se fai una buona impressione, magari il consumatore viene ad acquistarla. Quindi, insomma, un minimo, un consiglio così, giusto per dare un consiglio a Decathlon e dare un consiglio magari anche a voi che seguite il mio canale, per un noleggio, un acquisto, se avete certe divergenze con chi vi offre questo noleggio o questa vendita, ditemelo qui sotto nei commenti come vi trovate con i vostri rivenditori. Questa è stata magari una sensazione che ho avuto io, cioè una sensazione, no, non è stata una sensazione, è stato realmente così, nel senso che è successo queste cose che vi ho raccontato e che consiglio a Decathlon di magari curare di più. Voi magari con certi rivenditori avete avuto anche voi queste sensazioni, come lo chiamate io. Secondo me con un oggetto che comunque, anche se a noleggio, e magari dopo andrete a comprare, insomma, se sei un rivenditore e sei a contatto tutti i giorni con la gente, bisogna che hai un certo tipo di modo di comunicare, modo di spiegare le cose. Non è un oggettino che costa 5 euro, e anche se costasse 5 euro il tuo lavoro è comunque avere un certo rapporto con il consumatore. Per quanto riguarda
la taglia di questa bicicletta, quella è una taglia L, io sono 1,83 m ed è perfetta. Potete consultare tranquillamente le taglie, le tabelle di Decathlon, diciamo che secondo me sono abbastanza veritiere. E quindi ragazzi, ho fatto questa esperienza di noleggio da Decathlon, è stato tra virgolette un'esperienza piacevole nonostante i pro e i contro, perché comunque come tutte le cose ci sono dei pro e dei contro. Sono stato contento comunque di sfruttare questo weekend dalle mie parti con una bicicletta nuova, con una bicicletta che comunque magari ha mentalità abbastanza offuscate da parte di certe persone perché pensano che è di Decathlon, ma secondo me Rock Rider fa degli ottimi modelli. Chiaro, bisogna sempre vedere a questo, è sempre quello. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e ciao 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 ciao.